Ciao a tutti, buonasera. Vi faccio un saluto da un posto super speciale che vi faccio vedere, che è questo qua. Purtroppo sarò qui solo per pochissimi giorni e poi riprenderemo il giro che stiamo facendo, però voglio salutarvi da quello che è il luogo che io considero casa, dove trovo, soprattutto nei mesi non estivi, isolamento, solitudine, presenza, silenzio, riconoscimento, ascolto, dove proprio in questo luogo, in questo tavolo, ho scritto diversi dei libri che poi ho condiviso con le persone. Ma questa sera è una live che abbiamo voluto dedicare a un argomento per me molto bello, molto profondo, che è la ribellione spirituale. Per me è l'unica ribellione possibile, è proprio quella spirituale. Vorrei chiarire innanzitutto l'importanza, la necessità di questo tipo di ribellione e poi anche cosa vuol dire ribellione spirituale. E vorrei iniziare dalla seconda parola, dalla parola spirituale. Sappiamo che c'è una grandissima esigenza di spiritualità, grandissima esigenza al giorno d'oggi, proprio perché ci stiamo affacciando in un'epoca in cui stiamo per la prima volta sentiamo reale il fatto che le macchine, la tecnologia, l'intelligenza artificiale possa superare e dominare l'essere umano, e quindi c'è un grandissimo, e lo vedrete nel prossimo periodo, una grandissima esigenza di avvicinarci più profondamente all'intelligenza esistenziale, all'intelligenza spirituale, a chi siamo, a trovare un proposito più profondo, un significato più profondo alla nostra presenza in questo pianeta, che non sia quella di sfruttare gli altri esseri, la natura, di arricchirci semplicemente e di fare le guerre uccidendo le persone e le altre forme di vita in questo pianeta. Io credo che l'umanità possa fare tantissimo in questo momento, ma abbia necessità di un contesto spirituale. E voglio innanzitutto chiarire che per spiritualità non si intende religione. Con la parola spirituale si indica tutto ciò che ci avvicina a livello esperienziale al significato della vita, al significato di noi stessi, al significato del dolore, al significato della morte, della nascita, dell'amore. Tutto ciò che ci avvicina alla nostra natura più profonda, alla nostra vocazione, alla nostra unicità, alla legge naturale che appartiene alla nostra parte più autentica, più vera. Questo è spirituale. La spiritualità è laica e universale. È una delle forme di democrazia, dal mio punto di vista, più vere, più autentiche possibili, perché avvicina ognuno di noi a se stesso. E quando un individuo inizia a seguire se stesso, quando un individuo inizia a sentire, a riconoscere, a credere al proprio proposito, alla propria vocazione, alla propria unicità, alla propria natura, diventa, dal mio punto di vista, automaticamente un ribelle. Cioè, non può che essere così in un contesto sociale che ci spinge alla omologazione. Tutto il nostro sistema educativo è semplicemente un ammaestramento alla necessità di un sistema di creare individui sufficientemente adatti a svolgere compiti relativi ad esigenze di mercato, fondamentalmente. Questo è come vedo l'educazione istituzionale in questo momento. Questa è una società, un contesto educativo, lavorativo, che ci spinge costantemente a un'omologazione di massa, fondamentalmente. Siamo stati abituati a fare un copia e incolla, soprattutto se funziona, di modelli preconfezionati. E quindi la spiritualità è esattamente questo, avvicinarci invece differentemente dall'omologazione alla propria eresia, alla propria verità. E allora vorrei innanzitutto passare alla prima parola, prima di entrare nella suggestione che voglio darvi questa sera, e poi aprire uno spazio di domande. Cioè, esistono due tipi di ribellione. Il primo tipo di ribellione è reattiva, è dovuta a un senso profondo di ingiustizia, al fatto che hanno pestato la nostra ferita dell'ingiustizia. Scatta il giustizialismo, il giudizio, la parola stessa etimologicamente ribellione viene da
rebellare, ritornare alla guerra, riprendere la guerra. E quindi questo ribellarsi è relativo a un'autorità costituita, specialmente se questa autorità è di natura religiosa o politica, no? E quindi un comportamento, la ribellione è una condotta che esprime sicuramente un enorme, profondo, radicale rifiuto di tutto quello che sono le regole, le norme stabilite, i vincoli, le costrizioni dovute a un'autorità, e questo fa scattare nelle persone non solo una resistenza passiva, ma proprio un tipo di comportamento aggressivo, esplicito, fino ad arrivare appunto a una vera e propria rivolta. Se noi pensiamo ai sinonimi che la parola ribellione richiama in un immaginario collettivo comune, possono venirci in mente parole come anche addirittura partigiano, no? Come insorto, come una persona sovversiva, oppure come, se pensiamo alle barche o sono di fronte al mare, come un ammutinato, in realtà come un rivoluzionario, no? Come un rivoltoso. E richiama sicuramente il concetto di disobbedienza come atto di libertà, quindi una rivolta vera e propria, però anche porta con sé, secondo me, richiama concetti e idee di fierezza, di orgoglio, di indomabilità. E al contrario, non essere un ribelle vuol dire essere una persona che è remissivo, che sia adeguato, che sia omologato, che è obbediente, che è docile rispetto a quelle che sono le regole stabilite, i vincoli stabiliti. E ognuno di noi ha la propria indole, però un tipo di ribellione normale, un tipo di ribellione, facciamo così, utilizziamo la parola inconsapevole, un tipo di ribellione inconsapevole è il prodotto delle ferite che non sono state integrate, il prodotto di una reattività egoica, di una personalità che ha necessità di autoaffermarsi, che utilizza la ribellione per sentirsi, per strutturarsi, oppure che sente un profondo senso di ingiustizia. Quindi la ribellione inconsapevole è una meccanica utilizzata più o meno coscientemente, ma in maniera profondamente inconsapevole rispetto alla sua origine profonda, che ha sede, ha radici nella personalità, nell'ego, che per esprimersi ha necessità di utilizzare questo schema. Quindi può essere il prodotto, la ribellione, di una sfida, del fatto che per sentirmi libero io ho necessità di sfidare l'autorità costituita, qualsiasi sia questo tipo di autorità, una coppia, un padre, una famiglia, il datore di lavoro. Io posso essere ribelle a prescindere perché voglio sfidare l'autorità, e sfido l'autorità anche per esempio per una questione di superbia, per una questione del fatto che mi sento, che odio sentirmi inferiore, che sono una vita che lotto per non sentirmi incapace, inferiore, oppure perché voglio sentirmi superiore e quindi ho paura di essere dominato e quindi domino. Sono così sottili i movimenti dell'ego che esistono dentro di noi, dentro ognuno di noi, che le persone, anche quelle che si ritengono consapevoli, molto spesso non si rendono conto di essere invece il prodotto di questi meccanismi compensatori dovuti alla personalità o all'ego. E molto spesso anche, anzi diciamo che questi meccanismi sono prodotto della nostra consapevolezza, ma non è così. Adesso pensate che una persona inizia a prendere coscienza di sé, coscienza di quello che lo abita profondamente, coscienza del fatto che un atto di ribellione, o quello che fino a quel momento ho considerato essere ribellione, essere libertà, non è nient'altro invece che una meccanica di autoaffermazione dell'ego, una strategia dell'ego per poter non sentire le proprie debolezze, le proprie ferite, la propria normalità. È incredibile vedere come funzioniamo, come creiamo il tessuto della realtà a partire proprio da questi aspetti illusori. Molte persone sono arrivate in nome della libertà, che consideravano semplicemente una prerogativa, una caratteristica intrinseca del proprio essere, della propria manifestazione, quindi amavano la libertà, in realtà quella libertà era semplicemente una modalità profondamente inconsapevole di sentirsi al di là delle regole, sentirsi superiori,
o addirittura anarchici, nel senso essere il prodotto degli istinti sensoriali, degli istinti, fare tutto quello che mi viene in testa perché io sono libero, perché io amo la libertà. Questa è anarchia, non è la libertà. La vera libertà è veramente il prodotto di un grandissimo lavoro di consapevolezza, di disciplina interiore, attraverso cui ognuno di noi si libera da questi impulsi istintuali, da questi impulsi inconsapevoli, dall'essere il prodotto della propria personalità, di schemi egoici relativi alla natura inferiore che non riconosciamo assolutamente. Molte persone chiamano questo libertà, invece sono schiavi della propria stessa illusione. Ma c'è un altro significato più profondo, meraviglioso per me, di ribellione. Ed è la ribellione consapevole, è appunto la ribellione spirituale. È quando una persona inizia a sentire se stesso, a riconoscere se stesso, a riconoscere veramente la propria unicità, al di là dell'essere il prodotto di ciò che gli altri pensano, di ciò che gli altri si aspettano, di ciò che gli altri desiderano. È una persona che è disposto a rischiare, di perdere tutti, di deludere gli altri, per sentirsi, per sentire non l'ego, non la personalità, ma sentire la propria natura, la personalità più profonda che appartiene alla nostra anima, di riconoscerla, di seguirla, di sentire la propria di eresia, la propria di verità, che non si contrappone, che non crea divisioni, che non esce, che non ha la prerogativa di scindere. Ci sono due concetti di verità differenti. Uno è duale, polare. La propria verità, per essere affermata, si basa sull'esistenza della menzogna che deve essere smascherata. Allora io dico il vero perché esiste il falso. Oppure c'è la verità che è la verità unitaria, è una verità trascendentale. L'esempio che posso farvi è se in una pagina bianca di un foglio, con una penna io scrivo qualcosa di vero e qualcosa di falso, quel qualcosa di vero corrisponde alla verità duale e il falso alla menzogna duale, e il foglio che li contiene, il foglio bianco, che contiene entrambe le due cose, è la verità sostanziale, la verità essenziale, che contiene menzogna e verità, è la verità unitaria. Se noi andiamo al di là di queste, di un funzionamento polare della mente, ci immergiamo in un'esperienza consapevole di noi stessi, entriamo in contatto con la nostra verità, con la nostra natura essenziale, con la nostra legge, a quel punto l'essere un rivoluzionario, l'essere un ribelle, diventa un atto spirituale, diventa un atto di coerenza, un'altra parola meravigliosa. Coerenza non vuol dire sicuramente cristallizzarsi su un'idea, sul pensiero, costruendo intorno a quest'idea, a questo pensiero, una tomba, una lapide, ed è cercando di violentare se stessi anche pur di essere coerenti con quell'idea, con quel pensiero. Per me la coerenza è un atto di amore innanzitutto, è figlia dell'ascolto della profondità del proprio essere, della propria unicità, lo ripeto, della propria eresia, della propria vocazione, della propria legge, della propria natura essenziale. E una volta che una persona entra in contatto con questa marea interna, con questi ritmi naturali, con ciò che è in essenza, e diventa coerente con essi e solo con essi, seguendosi, non seguendosi come ego, come personalità, seguendosi come natura essenziale, lì aderisce a quello che la cultura indovedica chiama Swadharma, cioè lo scopo della tua nascita, il proposito della tua vita, che si può arrivare a sentire, a riconoscere, a essere, a incarnare, a trasformare addirittura nella propria missione, nella propria professione, facendo un passaggio terrenale, compiendo un passaggio terrenale autentico, reale, coerente. La coerenza è questa, è aderire, ascoltare, aderire a questi ritmi interni, alla profondità della luce della vita che abbiamo nel cuore e seguire questa marea di cambiamento, rimanendo però in frequenza, in armonia con quella che è la nostra natura essenziale, con quella che è la nostra verità e la nostra legge. Questo è un atto di coerenza e per me la ribellione spirituale, che è una ribellione consapevole, è esattamente questo. E l'etimologia cambia in questo caso, perché non è ritornare alla guerra, ma ribellione è ritornare alla bellezza, ritornare al bello che esiste dentro di noi. E c'è un estremo bisogno di questo tipo di ribellione. L'arte, quando è espressione di questa unicità, quando è uno strumento di connessione e di manifestazione della natura essenziale che abbiamo dentro, veramente della nostra vocazione, diventa una forma di ribellione. Così come nella cosmogonia indovedica
e Shiva come manifestazione del divino, l'archetipo che rappresenta la ribellione nel cambiamento, nella trasformazione, nella coerenza in questa trasformazione. Allora vi faccio una domanda, porto una domanda a tutti noi qua. La prima domanda che ti faccio è questa: come ti ribelli? Quali sono le tue forme di ribellione? Qual è il modo che hai di ribellarti? E soprattutto, ti sei mai ribellato? Prendiamo entrambi i significati che abbiamo esplorato stasera, la ribellione consapevole e la ribellione inconsapevole. E proviamo semplicemente ad ascoltarci con sincerità e a chiederci come mi ribello, qual è la mia modalità di ribellione. È una modalità reattiva o è una modalità consapevole, reale? E l'altra domanda è, a questo punto lecita: ti sei mai ribellato? Ti sei mai ribellato a te stesso? Ti sei mai ribellato all'idea che gli altri hanno o avevano di te stesso? Hai mai rischiato in questa ribellione di ritornare alla bellezza della tua natura? E l'altra domanda interessante è: quali circostanze ti portano alla ribellione? Quando è che scatta dentro di te la ribellione? Quando ti senti costretto, quando ti senti dominato, quando ti senti abbandonato, quando ti senti ingannato, quando ti senti tradito. Qual è la ferita che fa scattare la tua ribellione? E ti rendi conto che quel tipo di ribellione è un atto compensativo, è un atto consapevole. Cos'è che fa scattare in te la ribellione? Perché, per esempio, se ognuno di noi fa un elenco di circostanze, di situazioni in cui è scattata una ribellione compensativa, una ribellione reattiva, potremmo facilmente prendere coscienza che dietro c'è una ferita di ingiustizia, una ferita di imposizione, una ferita di frustrazione, di impotenza o una menzogna, come dicevo prima. E quindi la ribellione diventa una strategia di autoaffermazione, di negazione, di rifiuto, di giudizio, di guerra rispetto a ciò che si sente e si sente profondamente ingiusto. Quindi la ribellione reattiva è parte dello stesso sistema che i ribelli reattivi credono di combattere, perché rientra nelle logiche duali, rientra nelle logiche polari, rappresenta una parte. E se voi guardate, la costruzione della realtà avviene attraverso concetti duali, esclusivi. Per poter esistere mi devo affermare, devo escludere te. La mia esistenza esclude l'altro da sé. Il confine stesso non è inclusivo, è un confine esclusivo. Ma ogni concetto, anche il concetto di purezza, ha in sé, all'interno di un contesto duale, l'impuro per poter esistere. È puro chi si sbarazza dell'impurità. C'è un concetto più profondo, purezza, che riguarda invece la natura unitaria. Puro vuol dire ritornare alla mente di un bambino, dove non vi è identificazione, non vi è giudizio, non vi è definizione, non vi è opinione. C'è semplicemente purezza, inclusione. Più pura è la mente, più piccolo è il bambino, e più non vi è percezione di separazione. Quando guarda non vi è la profonda consapevolezza di stare guardando un altro da sé, vi è un campo unitario di coscienza. Questo è lo spazio interiore, lo spazio esperienziale, lo stato di coscienza in cui possiamo entrare, attraverso cui possiamo esplorare il concetto stesso di ribellione. E pensate che ci sono tanti atti di ribellione consapevole che noi possiamo vivere, possiamo incarnare. Uno degli atti di ribellione che ho compiuto nella mia vita è stato quello di entrare dentro le carceri. Entrare dentro le carceri e occuparmi di quelle persone che per me sono stati maestri, poi alla fine, che mi hanno insegnato il non giudizio, che mi hanno insegnato che rappresentavo un sistema che quando non capisce qualcosa preferisce condannarlo piuttosto che comprendere la radice di quel dolore, di quella violenza, di cui magari è stato parte, è stato causa, concausa quantomeno, e anziché rimboccarci le maniche e cercare di trasformare quegli aspetti di noi che quelle persone rappresentano, mettendoci al servizio, sviluppando fiducia, dando una possibilità, credendo che c'è speranza e trasformando queste cose attraverso l'ascolto, attraverso l'inclusione, attraverso l'umiltà, attraverso il servizio, preferiamo distruggere, dimenticarci, fare sparire ciò che non corrisponde alla nostra idea di perfezione. Per me questo è un atto di ribellione. Così come un atto di ribellione all'interno delle carceri è stato quello di non credere che semplicemente
aumentando le forze dell'ordine e buttando in una gattabuia, gettando via la chiave, quelle persone lì, si risolvesse il problema della sicurezza. Questa è un'altra follia, semplicemente perché quelle persone escono a volte e molto spesso più incazzate di prima, perché in Italia abbiamo una recidiva altissima, e non abbiamo ancora compreso che l'esperienza delle carceri dovrebbe essere un'esperienza realmente riabilitativa, rieducativa, superando questo impulso che abbiamo dentro di noi di castigo, di distruzione, che non porta alla risoluzione del problema. La risoluzione del problema arriva quando noi comprendiamo la radice di quel dolore, la portiamo dentro di noi, ritorniamo in una condizione di dignità, lì accadono dei miracoli, lì accade un contatto umano, il rincontro della nostra natura umana. La stessa cosa è quando ho iniziato a sentire delle persone quando ho iniziato a scrivere dei libri e a pubblicare i primi libri per Mondadori, alcune delle persone a me vicine mi hanno criticato aspramente per questo. E il problema non è mai stato con chi pubblicare, il punto è stato come fare quello che stavo facendo. Pensate che spesso condivido il riporto a una figura di un santo che è stato un ribelle pazzesco, è stato San Francesco. San Francesco che ha rivoluzionato letteralmente da santo un sistema corrotto, una chiesa che era opulenta, ricca, l'ha rivoluzionata attraverso un atto di umiltà e di ribellione per me incredibilmente potente, cioè ha chiesto a quella chiesa corrotta, ricca e opulenta il permesso di essere povero e si è inchinato, ma non come atto di sottomissione, non come atto di omologazione, al contrario, come atto di purezza, come atto di ribellione, di ritorno allo spirito, di ribellione spirituale. Sono questi gli atti reali di ribellione, non quelli che vediamo all'esterno, quelli che ci prendono la bocca dello stomaco, che ci fanno venire voglia di distruggere le altre persone, che ci fanno sentire un senso del giusto, dello sbagliato, che ci fanno seguire delle dinamiche comportamentali che sottendono semplicemente la necessità di sentirsi bene, di sentire di essere dalla parte del bene, del giusto, e che ci siano degli sbagliati che debbano essere puniti. Questo non è un modo di fare, e non sto parlando di buonismo, sto parlando di consapevolezza. E quindi la domanda che faccio a tutti noi prima di aprire questo spazio di condivisione è: qual è il vero atto di ribellione? Qual è il vero atto di ribellione spirituale? Quanti di noi sono disposti, al di là del bisogno che abbiamo di essere accolti, accettati, amati, di essere utili, di essere approvati, di andare bene, quanti di noi sono disposti a seguire la propria unicità come atto di ribellione spirituale, la propria eresia di sentirla, di dimenticarsi il concetto, l'idea che hanno di se stessi, e di entrare in uno spazio sconosciuto, uno spazio di infinito non sapere, in cui rimparare a sentirsi, ad accogliersi, a riconoscersi come atto di ribellione. Quanti sono disposti? Nel mio piccolo percorso sono passato attraverso, appena ho sentito dentro di me, chiudendo gli occhi, meditando, le prime esperienze di beatitudine, di luce, ma anche di libertà, di potere, di consapevolezza, di amore. Piano piano le prove sono arrivate, sono stato costretto a scegliere, a decidere costantemente per il primo periodo, finché il mondo non si è reso conto che la mia decisione che la mia scelta era autentica, che non sarei più tornato indietro. A quel punto, quando la nostra scelta è autentica e profonda, realmente il mondo si adatta, non può che fare differentemente. E quando sente che stiamo veramente facendo sul serio, che siamo andati oltre ogni limite, senza però la rigidità, senza l'esaltazione, quando proprio è un atto di armonia, di riconnessione, allora quando c'è questa serietà, questa profondità, questo compromesso, questo atto di resa autentico, allora il mondo inizia a aiutarci, inizia a cooperare, a riconoscerci, perché siamo prima di tutto riconosciuti dentro noi stessi. Abbiamo riconosciuto la nostra vocazione, abbiamo imparato a seguirla, abbiamo imparato a metterci in discussione, a mettere tutto in discussione per questo, ad essere umili, ad ascoltare comunque anche i giudizi degli altri, ma a discernere e imparare un altro tipo di sentire, un altro tipo di vicinanza, un altro tipo di armonia con noi stessi. E quindi ci siamo rifiutati di essere il prodotto delle aspettative degli altri, dei bisogni sociali, della mente, dei pensieri degli altri. Pensate che è sufficiente cambiare il luogo in cui noi siamo,
che ne so, in India, in Giappone, lì ci sono delle frequenze mentali, dei grandi campi mentali che hanno determinato un'altra realtà, una manifestazione diversa di realtà. Entrare in quegli spazi di diversità molte volte ci stimola una creatività profondissima, radicale, perché sentiamo di essere all'interno di un non sapere nuovo, di un differente modo di funzionare. Siamo necessariamente spinti ad ascoltare delle parti di me che non possono fare il copia e incolla di un qualcosa che già sappiamo e che funziona nel nostro contesto abituale. Siamo proiettati in una dimensione dove dobbiamo tirare fuori degli altri aspetti di noi per poterci relazionare in maniera costruttiva e funzionare al nuovo contesto. E questo ci permette appunto di aprire dei varchi, delle piccole finestre attraverso cui contattare questi aspetti così profondi di noi. Ogni cambiamento presuppone una connessione con noi stessi. Quando noi soffriamo del cambiamento perché ci stiamo aggrappando a qualcosa che non è più o che si sta trasformando, a un'idea fondamentalmente di ciò che dovrebbe essere una relazione, un aspetto di noi, una situazione, non abbiamo fiducia fondamentale nella vita. Entriamo in una condizione di controllo, di rifiuto, di giudizio e questo crea sofferenza. Anziché essere connessi con noi stessi, avere fiducia in quel processo, essere collegati con la propria legge, la propria natura, che è l'unica cosa che può darci, anche attraverso l'esperienza della morte, quella presenza, quell'abbandono, quella fede, quella pace di cui abbiamo bisogno. Quando noi resistiamo, creiamo l'esperienza della sofferenza. La connessione con noi stessi avviene volendo, in ogni ambiente di decontestualizzazione. E ogni ambiente di decontestualizzazione non è che il processo di ribellione, non è che il processo attraverso cui noi abbiamo l'opportunità di ribellarci all'ego, di ribellarci alla nostra natura inferiore, di seguire noi stessi. E questa era la riflessione che volevo fare con tutti noi questa sera e apro adesso un piccolo spazio di domande in modo da sentire, da ascoltare insieme che tipo di ribelli siete e come possiamo diventare dei ribelli spirituali consapevoli e riconoscere una persona che autenticamente lo è. Quindi innanzitutto vi invito innanzitutto, prima di aprire uno spazio alle domande, vi invito alla lettura. Domani uscirà un nuovo articolo, che questa settimana non posso anticipare l'argomento, però saranno articoli che parlano di consapevolezza nella rubrica che stiamo tenendo, e vi invito alla lettura. E vi invito anche a settembre, a proposito di ribellione spirituale, a settembre nel ritiro del filo d'oro, l'introduttivo del filo d'oro che faremo, dove entreremo in profondità in quello che è lo Swadharma, l'ascolto di se stessi, il riconoscere la propria natura. E adesso apro un piccolo spazio di domande, se volete, chiedo a Luca di aiutarmi nel metterle qua e nel condividere con le persone questo spazio di ascolto. Damiano dice: come faccio a ribellarmi e non ferire gli altri o sentirmi giudicato? Allora, nell'atto di ribellione reale, spirituale, impariamo nel tempo a non ferire le altre persone e anche se questo accade abbiamo fiducia in quello che sta accadendo perché la ferita dell'altra persona non è il prodotto di una nostra aggressione reattiva e intenzionale, ma la ferita dell'altra persona probabilmente accade perché questa persona aveva un'idea di noi, delle aspettative di noi, un controllo su ciò che dovrebbe e non dovrebbe essere, che non corrisponde più a ciò che sta accadendo. Quindi si sente tradita, si sente ferita. Ma se noi dovessimo essere il prodotto di tutte le aspettative degli altri e dovessimo agire nella paura di ferire il prossimo, che attenzione, non è cura, presenza, gentilezza. La paura di ferire il prossimo vuol dire cercare di fare lo slalom tra i pensieri, le aspettative, le manie di controllo degli altri che hanno un'idea di come dovremmo essere noi, loro stessi e la vita. Questo è solo il prodotto della loro mente. Quindi io credo che la nostra preoccupazione, la nostra attenzione non debba essere tanto focalizzata nella necessità, nel bisogno, nella paura di ferire gli altri, meglio di non ferire gli altri, ma è focalizzata sulla reale connessione con noi stessi. Quando noi siamo presenti in ascolto, nel riconoscimento
della propria legge, della nostra natura, della nostra vocazione, del nostro proposito, di quello che amiamo fare, che ci dà piacere, felicità, in contatto con i nostri talenti, con un'intenzionalità profonda di essere al servizio di tutte le creature, di tutti gli esseri, per la loro massima realizzazione, per la loro massima libertà. Io credo che se accade un processo in cui qualcuno si senta ferito, noi possiamo correre questo rischio, rimanere coerenti, rimanere disponibili a procedere per la nostra strada, perché se per paura di ferire gli altri rinunciamo a noi stessi, questa è la più grande delle rinunce, la più grande delle ferite che possiamo compiere per noi stessi e per gli altri. Immaginate una persona che sente se stesso, inizia a riconoscersi, inizia a volare, perché è in contatto con la propria vocazione. E c'è qualcuno che si sente ferito per quel livello di libertà, di consapevolezza, perché stai osando, inizia a sentire invidia, inizia a criticarti, inizia a dirti, a manipolarti dicendo che si sente ferito, che sei cambiato, che l'hai abbandonato. Voi sareste davvero disposti a rinunciare a voi stessi, a quella bellezza che avete dentro e che potete dare al mondo? Sapete quante persone stanno aspettando di nutrirsi di quella bellezza perché c'è qualcuno che sente ferite le proprie aspettative, le proprie proiezioni mentali. Io credo che dovremmo correre di più il rischio di perdere qualcuno. Le persone che sono in contatto con noi, che ci amano, non si allontaneranno mai. E che noi abbiamo spesso tanta paura della solitudine, abbiamo paura di rimanere da soli, di non andar bene agli altri, di non essere accettati, abbiamo bisogno di questo tipo di riconoscimento e facendo così ci violentiamo, ci allontaniamo da noi stessi. Chiedo a Luca di rimettere la domanda perché c'era la seconda parte che non mi ricordo più. Spero che Luca la trovi adesso la domanda. Eccolo qua. Come faccio a ribellarmi a non ferire gli altri o sentirmi giudicato? Ok, la seconda parte della domanda era inerente al giudizio. Ma sentirsi giudicati può accadere, probabilmente anche inevitabile. Pensate che anche a non far nulla si viene giudicati, perché avremmo dovuto fare, avremmo dovuto dire, avremmo dovuto avere, avremmo dovuto. Vivere nella percezione, nella paura, nel vincolo del giudizio altrui vuol dire avvelenare la propria esistenza, che non vuol dire non tener conto del giudizio altrui, però c'è un giudizio distruttivo, un giudizio che è figlio dell'invidia, un giudizio che è figlio dell'inconsapevolezza, e c'è un giudizio costruttivo, un giudizio che ha il seme di un'intenzionalità migliorativa, che sostiene, che è formativo. Quel tipo di giudizio bisogna prenderlo in considerazione. Quindi quando una persona si ribella spiritualmente e si sente giudicato, voglio dire, abbiamo degli esempi importanti nella storia dei santi, nella storia anche cristiana. Il Cristo stesso era un potentissimo ribelle spirituale, probabilmente il primo tra gli eretici, nel senso che era in contatto con la sua eresia, con la sua verità, che non era sua intesa in termini di personalità o di ego, ma era una verità universale. Quindi la paura di non ferire gli altri, la paura del giudizio è qualcosa di cui dobbiamo liberarci, ma allo stesso tempo prestare estrema attenzione, delicatezza e cura alla comprensione delle nostre intenzioni. Quando noi siamo umilmente, sinceramente a contatto con noi stessi e portiamo anche in maniera sbagliata questo nel mondo, quella modalità può essere corretta, ma non dobbiamo essere il prodotto del giudizio o della paura di non ferire gli altri. Dobbiamo essere al contrario il prodotto della passione, il prodotto della consapevolezza, il prodotto della verità che abbiamo dentro. E per questo ci vuole coraggio, per questo bisogna essere realmente dei ribelli e dei ribelli spirituali. Spero di essere stato utile e chiedo a Luca di condividere un'altra domanda, se c'è. Noemi chiede: perché adesso che ho scoperto e dato un significato alla mia vita, spezzare un karma negativo tra fratelli e ne sono riuscita attraverso tanto dolore, ma attraverso il perdono e l'amore ne ho paura? Allora, non comprendo bene se tu hai paura di spezzare questo karma o se hai paura dell'amore e del perdono. Se tu hai paura dell'amore e del perdono o del significato della tua vita, vorrei dirti che è naturale
avere paura di un mistero che si è, di un qualcosa che ci supera, di un qualcosa che ci porta oltre noi stessi. L'amore e il perdono son queste anche il significato della nostra vita ci porta oltre noi stessi, però ci porta oltre noi stessi intesi come personalità, intesi come ego, intesi come piccola isola che ci siamo costruiti, fatta di paure, fatta di paura del giudizio, fatta di controllo, fatta di pregiudizi, di concetti, di definizioni di come dovrebbero, lo ripeto, non dovrebbero essere le cose, fatta di piccole idee, anche relative agli altri, a noi stessi, alla vita, a Dio. Sbarazziamoci di queste cose il più in fretta possibile. Quella paura va ascoltata, quella paura va amata, devi prendertene cura, devi respirarla, devi portarci dentro la vita, devi portarci dentro la verità che hai trovato, devi portarci dentro il significato di te stesso e vedere cosa c'è dietro quella paura, cosa ti sta dicendo quella paura, perché quella paura ti sta parlando, ti sta dicendo probabilmente che dietro di essa c'è innanzitutto devi comprendere verso cosa hai paura di andare oltre te stessa, della morte di te stessa, del cambiamento, di non essere più riconosciuta, hai paura della luce che hai dentro, hai paura di perderti, hai paura di impazzire, hai paura di non riconoscerti più, hai paura di non essere più degna dell'amore delle persone che ti hanno sostenuto credendo che tu fossi qualcosa, hai paura dell'abbandono, hai paura, lo ripeto, della solitudine, di cosa hai paura? Perché ciò di cui hai paura va ascoltato, va sentito, va trasformato in un alleato che ti insegna, ad esempio, la pazienza, la cura, la perseveranza, la presenza, l'attenzione, che ti insegna ad avere fiducia, ad avere fede, ad andare oltre te stessa, ad avere coraggio. Vedete che ci sono dei maestri incredibili dentro di noi se impariamo a sentirci, ad ascoltarci con onestà, a sentire con onestà quella paura. Il punto è che abbiamo paura di quella paura. Abbiamo paura di entrarci dentro, di respirarla, di comprendere che significato, cosa ci sta indicando, perché abbiamo paura di andare oltre quello che siamo, di trasformarci, di non riconoscerci più. Ma questo è un processo assolutamente naturale. Quella paura sia la tua maestra. Fai di quella paura uno strumento di ascolto, di riconoscimento e di trasformazione. Anche perché non c'è possibilità di tornare indietro. Nessuna possibilità. Paura, lei dice, ho letto, paura di essere riuscite. Di questo dono che ho, mi spaventa. È normale che ti spaventi. Ma ti spaventa questo dono se non lo doni. Ogni dono è tale affinché la sua natura possa compiersi. La natura del dono è essere donato. Quindi, anziché cercare di focalizzarci su ciò che è avvenuto, sulle trasformazioni che sono avvenute, sulla paura che provocano, focalizziamoci su come possiamo servire gli altri, come possiamo essere utili agli altri. Se Luca vuole condividere un'altra domanda, da Instagram. Junk Mind. Cosa ne pensi delle manifestazioni di disobbedienza civile non violenta come i blocchi stradali o imbrattamenti pubblici degli attivisti per il clima? Allora, è un argomento molto, molto bello, molto profondo e anche molto delicato. Io credo che le nuove generazioni di ecologisti, di attivisti che riguardano il clima, che stanno portando l'attenzione a una tematica di fondamentale importanza, non l'unica, non la sola, ma una tematica di fondamentale importanza, centrale nella sopravvivenza dell'essere umano nel pianeta, possono agire attraverso due impulsi. Il primo è la rabbia, il primo è la frustrazione, l'impotenza, è un odio profondo. Io ho visto in molti attivisti odio, un odio, un rancore viscerale. Oppure una persona può agire attraverso una profonda consapevolezza, lucidità, discernimento, coscienza anche dell'impatto, della responsabilità delle proprie azioni. In sé per sé non c'è niente di giusto o di sbagliato in ciò che viene compiuto. Io credo che il passaggio fondamentale verrà effettuato quando si comprenderà che c'è continuità tra l'ambiente interiore e l'ambiente esteriore, che il primo a essere inquinato è il nostro ambiente interiore. Sono inquinati i nostri pensieri, non sono ecosostenibili i nostri pensieri,
sono inquinate le nostre emozioni, il nostro ambiente interiore è un ambiente devastato, i nostri ecosistemi naturali interiori si sono impoveriti enormemente, hanno molta meno biodiversità di un tempo, hanno paura della siamo il prodotto appunto della rabbia, del rancore, del risentimento, della frustrazione, della paura, dell'ansia, e questi sono veleni interiori. E in questo modo questi liquami, anche se non li vediamo, questi liquami interni fuoriescono, li riversiamo nel mondo costantemente in piccoli rivoli che poi si uniscono, che formano dei fiumi, dei torrenti, e che poi arrivano in questo grande oceano che stiamo creando. E quando questo oceano diventa una massa importante, sfociano in guerre, sfociano in genocidi, sfociano in tutto quello che stiamo vedendo nel mondo, ma quello che stiamo vedendo nel mondo ha senza ombra di dubbio una radice interiore, e questa radice parte dall'intimità del nostro sentire. Quindi se queste manifestazioni sono spinte, motivate dalla rabbia, fanno parte di questo inquinamento globale, sono parte integrante di un processo di inquinamento globale. Attenzione, non sto dicendo di non dire le cose, di non avere premura, di non portare all'attenzione dell'opinione pubblica certe tematiche, non sto dicendo di non compiere questi atti, sto portando a una riflessione più profonda. Cioè il pensiero dell'essere umano è tossico attualmente, non è ecosostenibile, probabilmente uno degli agenti inquinanti più potenti che esiste nella Terra. Ci vuole una rivoluzione di consapevolezza, dobbiamo bonificare i nostri ambienti interiori, e le nuove generazioni di ecologisti e di attivisti dovrebbero, se vogliono prendere in considerazione questa riflessione, cioè come curare il proprio ambiente interiore. Non c'è separazione tra ambiente interno e ambiente esterno, c'è continuità, c'è interconnessione, c'è interdipendenza, e l'ambiente interno è tossico. Se noi vediamo ciò che vediamo nel mondo è perché abbiamo necessità di persone che conoscono la natura dell'amore, che conoscono la natura della consapevolezza e che contagiano quante più persone possibili in questi termini, non attraverso un'ondata di rabbia, non attraverso un'ondata. Quante rivoluzioni abbiamo conosciuto che si sono incentrate sulla rabbia? La rivoluzione francese, la rivoluzione comunista, la rivoluzione cubana, sono tutte sfociate in fiumi di sangue, motivate da grandissimi ideali, ma spinte dalla rabbia. In Italia l'abbiamo conosciuto, tutti i movimenti che prendono la pancia, prima o poi devono fare i conti con una radice che non è consapevole. Quindi non sono né d'accordo né contro, il mio compito semplicemente, il mio piccolissimo compito è quello di portare attenzione a livello di consapevolezza. Le azioni che sono fatte in maniera consapevole, con una profonda connessione con se stessi, non spinte da rabbia, rancore, risentimento, tutto quello che abbiamo detto, sono azioni che portano armonia, azioni che portano ecologia, sono azioni ecologiche, e quindi ben vengano queste azioni se sono frutto di una consapevolezza profonda. Spero di essere stato utile in questa risposta. Chiedo a Luca di condividere le ultime due domande. Simona dice: ciao Daniel, amo la tua definizione di consapevolezza come con sapere, sapere con, sapere insieme. Insieme a chi? Agli altri, a me stesso, all'assoluto? Ma non importa, è l'insieme quello che conta, è il noi quello che conta, è con sapere, la consapevolezza, è sapere con, sapere insieme, vuol dire andare oltre se stessi, andare oltre la sensazione di sapere qualcosa io, come ego, come personalità. È un sapere che non ci appartiene, che è semplicemente sapere insieme al sapere, sapere di sapere, sapere con sapere. Ed è questo quello che conta. Quello che conta non è ciò che sappiamo, lo ripeto, come ego e personalità, ma è l'andare oltre noi stessi. Paradossalmente, la consapevolezza necessariamente deve essere figlia dell'ignoranza, di una profondissima ignoranza. Non vi sto parlando di sapere e di non sapere, vi sto parlando proprio di non sapere, di non sapere. Quando io accolgo questo non sapere, quando io inizio a amare questo non sapere, a sedermi in questo non sapere, allora tutto ciò che si presenta è meraviglia, perché è frutto del non so, è frutto del non sapere, e quindi tutto diventa curiosità, tutto diventa un processo di meraviglia, una curiosità infinita. Non arrivo mai alla sensazione di sapere. Posso essere quel sapere, ma quando sono quel sapere non c'è un ego che dice io so e tu non sai.
Ma vi rendete conto di quante cose crediamo di sapere? Noi all'interno di una relazione, la maggior parte dei conflitti è perché noi crediamo di essere nella ragione, perché crediamo di sapere qualcosa, crediamo di sapere come stanno i fatti, come sono gli altri, come siamo noi stessi, che non vuol dire rinunciare alla propria ragione, vuol dire semplicemente rinunciare al conflitto, rinunciare al limite, all'esclusione. La consapevolezza è un sapere identitario, è un'identità però che ci porta al di là di noi stessi, nel nostro essere vita, nel nostro essere luce, nel nostro essere amore, nel nostro essere esistenza, nel nostro essere semplicemente, senza bisogno di definizioni, come se io ti chiedessi chi sei e tu mi rispondessi semplicemente io sono. E già questo potrebbe bastare, il fatto che tu sei. Quindi occupiamoci e preoccupiamoci del fatto che tutto quello che mettiamo dopo questo io sono, almeno che sia oltre. Spero di essere stato utile non tanto nell'averti dato una risposta, quanto nell'aver stimolato un processo di ascolto, un processo di non sapere. Non voglio arrivare a una conclusione, non voglio arrivare a una ragione, voglio arrivare a un ascolto, anche perché noi non siamo in questa terra per capire, siamo in questa terra per sentire e amare ciò che sentiamo. È questo che dà pace. Nessun controllo, nessuna comprensione reale delle cose darà pace. Quando tu comprendi i motivi di un tradimento, una parte di te può, una parte di te può lasciare andare, una parte di te può prendere contatto con le proprie mancanze, con le proprie responsabilità e con le mancanze dell'altro, le responsabilità dell'altro, ma finché tu non ti immergerai nel dolore che provoca, quindi non deciderai di sentirti, di sentire e di amare ciò che senti, di amarlo ciò che senti, perché ti sta trasformando, perché probabilmente ti darà l'occasione di essere una persona migliore o perché ti ricorda che invece tu sei stato leale e coerente con te stesso. Quando sentirai quell'amore ci sarà una risoluzione, ci sarà una guarigione profonda. E non la troverai nell'avere ragione o nella vendetta. Quella guarigione accadrà quando tu sarai disponibile a amare ciò che senti. Perché ciò che senti ti parla di te, ti parla profondamente di te. Spero di essere stato utile. Chiedo a Luca di condividere un'altra domanda ancora e poi faremo un'ultima riflessione su questa tematica e ci salutiamo. Anna, ciao Anna, dice: il quotidiano distoglie da tutto questo. La vicinanza quotidiana di persone molto razionali mi smontano questa energia che sento quando da sola e con persone che non sono che sono sullo stesso piano, sono all'inizio di questo percorso. Come fare per mantenere sempre viva questa sensazione di consapevolezza? Allora, innanzitutto cambiando la percezione, la sensazione che il quotidiano distolga da tutto questo. Noi dobbiamo ritualizzare la nostra quotidianità. Dobbiamo ritualizzare anche questo tipo di interazioni inconsapevoli. Non dobbiamo sentire che ci sono persone sullo stesso piano. Allora, è importante a volte cercare la solitudine, cercare degli ambienti che siano in armonia, in sintonia con quello che proviamo, con quello di cui abbiamo bisogno, con le necessità e con i desideri della nostra anima. Questo è molto importante, ma allo stesso tempo non può trasformarsi in una fuga, non può trasformarsi in un rifiuto, in un giudizio, non puoi sentirti in un piano diverso. C'è un unico piano che si chiama vita. Quando noi nutriamo dentro di noi un sentimento profondo di unità, di unione, e ci avviciniamo agli altri come aspetto di noi stessi, come essere vita, e siamo disposti a sentire noi stessi attraverso l'altro, avremo una capacità molto più profonda, potente e straordinaria di entrare in contatto con qualsiasi tipo di ambiente, ricordandoci che gli ambienti e le persone evidenziano quello che noi siamo. Se dentro di noi c'è quiete, c'è consapevolezza, c'è pace, qualsiasi luogo, anche il più terribile, qualsiasi persona, anche la più temibile, evidenzierà quello che noi siamo. Lo porterà in superficie e se ci sarà pace dentro di noi si evidenzierà pace all'esterno. Quindi anziché continuare a vivere questa frattura percettiva in cui sentiamo separazione, cerchiamo di capire perché sentiamo separazione con queste persone, perché non abbiamo il potere di ritualizzare la nostra quotidianità. Certo che c'è bisogno di un grandissimo lavoro, certo che abbiamo bisogno di
momenti rigenerativi, momenti di silenzio, momenti di ascolto, momenti di riconnessione, e poi possiamo portare questa lucidità all'esterno, anziché evitare l'esterno, e possiamo dosarci in questo con grande discernimento. Possiamo dosare le nostre energie, possiamo risvegliare la nostra consapevolezza, portarla nel mondo, poi ritornare dentro, poi portarla nel mondo finché non impareremo a rimanere dentro anche quando siamo fuori, a entrare in contatto con noi stessi anche quando apparentemente l'ambiente esterno è disfunzionale. Una persona comune è governata dagli accadimenti esterni, da quello che le altre persone fanno o non fanno, dicono o non dicono. Una persona che intraprende un percorso di consapevolezza impara innanzitutto a focalizzarsi non tanto su quegli accadimenti quanto sul suo potere rispetto a ciò che sente. Tu puoi trasformare la tua rabbia, puoi trasformare il tuo rifiuto, puoi trasformare il tuo giudizio, puoi liberare queste energie. Poi possiamo entrare ancora più profondamente dentro di noi e comprendere come realizzare la nostra parte intima e mantenere quella consapevolezza viva. E questo è il prodotto della disciplina, di uno stile di vita completamente dedicato, di uno sforzo fatto di perseveranza, di costanza e di passione. Allora a quel punto il nostro essere centrati, il nostro essere lucidi sarà ispirativo anche per gli altri. Saremo noi che influenzeremo l'ambiente esterno, non saremo più il prodotto reattivo dell'ambiente esterno. Questo è il percorso che facciamo all'interno della My Life Design Academy. Creare degli individui educati a essere interni, a portare il luogo di manifestazione, di origine della realtà dentro se stessi. Tra l'altro, questa settimana uscirà domenica, avevo scritto domenica, esce un approfondimento in Academy sul pianeta Marte, che è il pianeta della guerra, su come facciamo la guerra a noi stessi e agli altri, su come abbiamo bisogno di fare la guerra, e su come la guerra invece può essere anche uno strumento di consapevolezza, di trasformazione. È un pianeta molto potente, stiamo percorrendo il sistema solare interiore, potete anche unirvi alla masterclass per chi vuole, per chi può sente l'esigenza di dare un'occhiata a quello che è dentro, un'occhiata a questo sistema solare fatto di pianeti che rappresentano emozioni, aspetti di noi, archetipi, e ristabilire un ordine con il sole dentro, all'interno del nostro essere. Luca, ti chiedo di selezionare un'ultima domanda ancora e poi ci salutiamo. Rosa dice: e quando è tua madre che si sente ferita per le tue scelte? La mamma. La madre. Ognuno di noi ha una capacità incredibile di essere madre. E dovremmo chiederci quanto siamo madri anche di tutti i figli che partoriamo. E per figli intendo i pensieri, le emozioni, i sentimenti. Quanto siamo madri, cioè ci prendiamo cura e nutriamo in maniera costruttiva il nostro senso di abbandono, di fragilità, tutte le volte in cui abbiamo abortito dei progetti, dei pensieri, quanto riusciamo a essere madri del nostro senso di fragilità, di impotenza. Madre è il principio madre, è il principio che si prende cura delle cose, che è presente dentro ognuno di noi. Quando è una madre che si sente ferita, io credo che, ed è accaduto tante volte, che ho ferito mia madre in maniera più o meno inconsapevole, più o meno reattiva, ed è un dolore molto grande perché è un principio anche biologico che si manifesta davanti a te e che per sua natura tende a nutrirti, tende a amarti, tende a non giudicarti, e anche quando ti giudica tende a non abbandonarti e a essere sempre presente per te. Quando è una madre che si sente ferita, quello che ho fatto personalmente nella mia vita, quando ho sentito che ero coerente con la mia verità, con la mia natura, con la mia unicità, con la mia vocazione, e magari mia madre si è sentita ferita da questo, pur cercando di essere presente in quel dolore, di farlo mio, di sentirlo, di respirarlo, ho scelto di non tradire me stesso, ho scelto di sentire quella delusione, quella paura, quel bisogno di proteggermi,
che c'era da parte di mia madre e di offrire una versione per quanto possibile. È un qualcosa che quando io sapevo che era la direzione importante da prendere, ma non potevo dare spiegazioni perché non sapevo il perché razionalmente, sapevo che quella era la strada e questa strada creava sconforto, creava ferite. A mia madre io, pur cercando di essere presente, di aprirmi, di condividere ciò che sentivo, ho scelto in quei casi di essere coerente, anche attraverso l'errore, anche sbagliando, anche prendendo delle grandi, delusioni poi da ciò che avevo scelto, però ho scelto di andare fino in fondo, cioè ho scelto di sentirmi. Ehm, Ho scelto di ascoltare quella natura lì e di seguirla e continuare a essere presente per lei nella forma in cui ero capace di farlo. A volte sicuramente in maniera inadatta, a volte in maniera egoista, a volte in maniera insufficiente, perché verso una madre non si arriva mai a a comprendere la portata di quell'amore, perché ci supera semplicemente. È un principio materno universale, lo incarna, cioè non possiamo che inchinarci e ringraziare la vita, la presenza di quella scelta. Non possiamo che non so, che cercare di accoglierlo divenendo noi stessi madre. Madre è colei che è il principio che offre la propria vita e potremmo entrare in contatto con la nostra vocazione e offrire la nostra vita per il compimento di questa vocazione. Questo sarebbe il nostro essere madre. Questo sarebbe l'unico modo di estinguere quel debito, quel dono che abbiamo ricevuto, divenendo dono stesso. In quel modo riusciremo a estinguere questo apparente debito karmico che abbiamo. Quindi invito tutti a essere madri, madri di ciò che pensate, madri di ciò che sentite, madri delle nostre solitudini, di non abbandonarci, di nutrirci, di prenderci cura di noi quando siamo piccoli, quando siamo superbi, quando siamo inconsapevoli di essere delle madri. E anche questo è essere ribelli spiritualmente. Un ribelle spiritualmente sicuramente una persona che si ribella, la ribellione spirituale appartiene all'essere madri, al dono di se stessi, al dono della vita, perché si è entrato in contatto con la propria unicità, con ciò che si è. E questo è l'augurio con cui chiudo questa live, augurando a tutti noi quella delicatezza, quella dolcezza, ma anche quella coerenza, quella passione, quel coraggio di cui abbiam bisogno per essere dei ribelli, e unirci in questa ribellione spirituale, perché di questi tempi c'è davvero bisogno. C'è bisogno di essere dei grandissimi ribelli, di tornare a quella bellezza che abbiamo dentro, di essere degli eretici, di non aver paura della propria spiritualità, della dimensione spirituale della vita che dà senso, dà significato, dà proposito, dà vocazione, e di riconoscere il proprio significato, il proposito della propria vita e di farne dono agli altri, perché il significato della propria vita è il dono. Grazie di cuore, grazie di aver ascoltato insieme a me, di aver scoperto, di aver sentito, di essere entrati in questa dimensione. Vi invito a piccole cose. Innanzitutto vi invito alla lettura del libro Come se tutto fosse un miracolo, perché è un libro, dal mio punto di vista, che contiene molta autenticità e molta profondità. Poi vi invito al ritiro del Filo d'Oro, che sarà a settembre, e al ritiro di introduzione al Filo d'Oro. Saranno 3 giorni e mezzo di ascolto, di riconoscimento di se stessi e del proprio proposito. E poi vi invito alla lettura domani dell'articolo che uscirà per la rubrica 7 respiri, che sto tenendo per il Corriere della Sera per 7, dove ho intenzione di affrontare degli argomenti anche molto profondi e scomodi, a volte temi della consapevolezza, della meditazione, tutto quello di cui non si è parlato a livello mediatico in maniera forte questi anni. Voglio dare voce a tutto questo e anzi, per piacere, indicate dei temi che volete che vengano trattati, perché io credo che sia una ottima occasione. E infine questa domenica vi ricordo che in Academy verrà condiviso il workshop sul pianeta Marte, il pianeta della guerra. Buona ribellione a tutti.